8 marzo 1917. Pietroburgo. Urla, grida e disordini accompagnavano il nuovo giorno. Le strade della capitale si erano riempite di manifestanti, affamati dal perdurare della Prima Guerra Mondiale. Erano ormai 3 anni che la Russia era entrata nel conflitto, ma le molte sconfitte e la fame dilagante avevano esasperato il popolo. Nei giorni seguenti le sommosse dilagarono e gli eventi non tardarono a precipitare. Nicola II Romanov, zar di tutte le Russie, era impegnato al fronte quando venne raggiunto dalla notizia. Il suo tardivo rientro in patria non servì a placare gli animi. Il potere imperiale si sciolse come neve al sole. Il dado era tratto. Lo zar fu costretto ad abdicare in favore di un governo provvisorio. Sulle ali della rivoluzione socialista, propugnata dalle tesi d'aprile di Lenin, anche il governo provvisorio dovette inchinarsi davanti all'ascesa bolscevica, culminata nella notte del 7 novembre 1917. L'orologio della storia segnava l'inizio di una nuova epoca. Il palazzo d'inverno diventava sovietico. I nemici della rivoluzione non rimasero con le mani in mano e costrinsero la Russia a fare da sanguinosa scenografia all'ennesima guerra civile. Nel frattempo, la famiglia imperiale, ormai fuori dai giochi di potere, era sotto continua sorveglianza nella casa Ipatiev a Yekaterinburg. Seppur privati di ogni potere politico, i Romanov continuavano ad essere troppo scomodi per essere lasciati in vita. L'Armata Bianca, l'esercito controrivoluzionario, marciava e tra poco avrebbe bussato alle porte di Yekaterinburg. Il potere bolscevico prese una drastica decisione. La famiglia Romanov doveva essere cancellata dalla storia. Era la notte del 16 luglio 1918. Il commissario Jurovsky, con la scusa di imminenti scontri nella cittadina, svegliò la famiglia imperiale e la condusse nel seminterrato. La commedia non durò molto. Jurovsky buttò giù la maschera e annunciò ai membri imperiali l'epilogo delle loro vite. Nicola II non fece in tempo a balbettare qualche parola che subito fu trafitto da un proiettile. L'ex sovrano si accasciò a terra, morto. I carnefici esaurirono un intero caricatore sui corpi delle figlie, che tra una scarica e l'altra avevano ancora la forza di dimenarsi. Dopo 20 minuti, tra la fuliggine e un'aria che odorava di sangue, il silenzio tornò a regnare irreale in quella macabra stanza. Quando i corpi furono trascinati sull'autocarro, le giovani donne continuavano ancora a respirare. Le ragazze, infatti, temendo la razzia, avevano imbottito i loro corsetti di gioielli, creando così un inestimabile giubbotto antiproiettile di pietre preziose che aveva prolungato loro l'agonia. I cadaveri furono quindi fatti a pezzi, gettati in un pozzo, sciolti con l'acido e infine dati alle fiamme. In quel pozzo buio finiva per sempre una storia antica di 300 anni, quella dell'impero dei Romanov. Tra 1000 favoleggiamenti e scandali, la fine dei Romanov non smise mai di far discutere, nemmeno quando sulle pagine dei quotidiani occidentali campeggiava l'annuncio dell'avvenuta canonizzazione della famiglia imperiale, ad opera della Chiesa ortodossa russa. Era il 20 agosto 2000. Da imperatori detronizzati a santi. Il percorso era in realtà cominciato nel 1981, quando il medesimo annuncio, con toni molto meno eclatanti, fu emesso dalla Chiesa ortodossa di New York. Negli ultimi anni 90, il culto della famiglia imperiale massacrata a Yekaterinburg aveva cominciato a prendere sempre più piede in Russia. Circolavano già infatti voci su grazie e miracoli. Fa quasi sorridere pensare che degli zar, detentori del potere assoluto, con una coscienza non proprio pulita, abbiano sul capo un'aureola. In realtà, per capire le ragioni di questa canonizzazione è opportuno inquadrare il periodo storico, politico e sociale. Con questo gesto, la Chiesa ortodossa voleva scrollarsi di dosso le repressioni religiose subite dal regime comunista, oltre a puntare il dito contro la scia di sangue lasciata dalla rivoluzione. Tanto che assieme al re e ai suoi cari furono canonizzate altre 1148 persone, la maggior parte delle quali trucidate durante il regime sovietico del XX secolo. Tuttavia, nessuno voleva riabilitare il nome della monarchia, cancellando con un colpo di spugna le atrocità commesse dagli zar.
La canonizzazione della famiglia imperiale trova una più chiara spiegazione nella sofferenza, che permea la devozione religiosa slava. I russi hanno anche una parola per indicare questa particolare categoria di santi: strastotierpsi, ovvero gli innocenti portatori della passione di Cristo. Per quanto storicamente parlando la fede appaia come un elemento di contorno, essa è fondamentale agli occhi dell'immaginario collettivo per l'impressionante e reiterata brutalità consumata sui loro corpi. La sofferenza, in fondo, abbatte le barriere delle culture, del potere. Ci dice che la storia non è scritta da re, papi o imperatori, ma da uomini.